Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale in primis. Prima di iniziare questo nuovo contenuto è il giorno dopo, Napoli-Parma 0-0, siamo ancora incazzati neri, ma non posso assolutamente adeguarmi, non voglio adeguarmi a questa situazione mediatica che vede già il Napoli fuori dai giochi per lo scudetto, a 6 punti dall'Inter, siamo ancora nel mese di gennaio e avendo visto poi le difficoltà che ha avuto l'Inter contro il Lecce, ma ci arriviamo, facciamo l'analisi della partita insieme, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Detto questo, in passato c'erano partite contro squadre chiuse dove il Napoli non riusciva nemmeno a tirare in porta, dove subivi l'avversario e al limite non riuscivi a renderti pericoloso. Non è stata così la partita di ieri, tanto è vero che c'è un 1,37 di XG, il 69% di possesso palla, che voi mi direte sì, ma sono passaggi laterali, con il 90% di precisione, siamo tutti d'accordo dove andavano a finire i passaggi, però devi farli comunque bene. 16 tiri totali, 4 in porta, 2 grandi occasioni. Non è stata una partita dove il Napoli non ci ha provato, che poi con il Parma avresti dovuto portare la partita a casa anche con i cambi effettuati, siamo tutti d'accordo, ma c'è una situazione da analizzare, soprattutto a sinistra. Buongiorno e Olivera insieme? Assolutamente mai più. Perdi qualità e perdi piedi, perché i piedi di Buongiorno e i piedi di Olivera certamente non sono, che so, già i piedi di Rachmani e per esempio i piedi di Di Lorenzo che abbiamo a destra. Siamo su tutt'altro pianeta dal punto di vista tecnico e quindi la catena di sinistra non può mai funzionare come quella a destra. Siamo dipendenti da Spinazzola perché non è cosa vedere situazioni dove ci sono linee di passaggio, non voglio dire elementari, ma abbastanza semplici, dove potevi mettere Langhi in area di rigore, tu Olivera, 2 volte nel primo tempo, non è stato fatto. Poi c'è questa situazione Noah Lang che esce col muso, non accetta il cambio, benissimo, io l'ho difeso fino a ieri, ma oggi dico, se arriva l'offerta stasera, prendiamola al volo e cambia aria perché Napoli probabilmente non fa per te. Per il semplice fatto che c'è il gruppo davanti a tutti e ha fatto bene il mister comunque non a sostituirlo perché non sono d'accordo con la sostituzione di ieri per come poi volevi impostare una partita che non è uscita nel secondo tempo. Come volevi tu è stato solo un arrembaggio e confusione anche dal punto di vista mentale per quanto riguarda i campi. Sì, ma dal punto di vista tecnico, secondo me a sinistra non si può fare a meno di un quinto che giochi comunque come si deve, abbia dei piedi buoni, scelte comunque da sposare per quanto riguarda il passaggio da effettuare, lo rischi, così come Spinazzola ha fatto, sta facendo e stava facendo comunque nel Napoli. Siamo dipendenti da Spina o da un esterno tecnico? Assolutamente sì. Ne va ad influire anche la prestazione del trequartista? Anche, però questo non scagiona assolutamente Noah Lang dal mugugno quando ovviamente ti sostituiscono e tu al limite stavi dando qualcosina in più, volevi dare qualcosina in più, non sei d'accordo, basta, zitto e ti siedi in panchina. Poi i panni sporchi si lavano in famiglia e quindi ecco perché dico, se oggi arriva l'offerta, accettala e cambia aria. Fa bene a noi e fa bene anche a te. Poi arriviamo anche a Lucca. Questo era per quanto riguarda la catena di sinistra. Poi se vogliamo esprimere un'opinione sul fuorigioco, se ne sono dette di tutti i colori. Noi, almeno io, per quanto mi riguarda, aspettavo ovviamente il fotogramma, che poi si può dire lo preparate il fotogramma, non lo preparate. Il fuorigioco automatico è così, che poi si dice quella parte comunque di spalla, se segni mi convalidano il gol, invece sei finito in fuorigioco e hanno fischiato comunque il fuorigioco e annullato la rete. Posso anche essere d'accordo in quella situazione, ma non è la luce, perché poi si stanno riempiendo tutti quanti la bocca con la situazione. No, ma con la luce cambia, con la luce non cambia assolutamente niente, perché il fuorigioco automatico andrà a rilevare poi un tacchetto
che va ad intaccare l'eventuale luce che c'è tra due calciatori, oppure la stessa situazione di Mazzocchi, invece con il braccio davanti, col braccio dietro, va a finire quella porzione di braccio nella luce, comunque viene annullato il gol. Quindi non cambia praticamente niente. Per me, diciamo che va bene il fuorigioco per come lo stanno gestendo adesso, però quando hai tirato una linea ed hai il fotogramma, devi anche, per quanto mi riguarda, e poi può darsi che mi sbaglio, andare a valutare una situazione, perché poi l'umano può andare a valutare una situazione nel caso Mazzocchi, diciamo, trae vantaggio da questa posizione o meno. Se non trae vantaggio, così come era il fuorigioco di ieri e così come lo era anche il fuorigioco di Ostigard ad Anfield contro il Liverpool, quindi tu non trai vantaggio perché non sei nettamente avanti e tieni 30 metri di campo in più dell'avversario, siamo tutti d'accordo. E allora, se non trai vantaggio, convalidi il gol. Se invece, diciamo, per come si svolge l'azione, è stato, diciamo, un vantaggio netto quella posizione di fuorigioco, allora lo annulli e basta, per quanto mi riguarda. Ma diciamo che è utopistico per quanto poi possano gestire il calcio in una maniera migliore. È comunque un discorso utopistico. Questa è la mia opinione sul fuorigioco. Gol annullato, il Napoli comunque poteva sicuramente accusarlo, il colpo non l'ha accusato, perché abbiamo comunque continuato a far girare palla, a cercare di portare la partita a casa. Non ci siamo riusciti. Non condivido la situazione del fare entrare Neres per aggravarlo ancora di più, ma è andato in confusione anche il Napoli in panchina per quanto riguarda i cambi. Poi hai trovato un Parma completamente schiacciato nella propria metà campo con un XG 0-1 di XG praticamente. C'è una squadra che è venuta a Napoli per cercare di strappare questo punto e c'è anche riuscita, cosa che non ha fatto il Lecce contro l'Inter. Il Lecce ha fatto una partita comunque propositiva nei limiti del possibile, perché davanti è un avversario molto ma molto forte, ma comunque l'Inter ha avuto difficoltà nel portare la partita a casa e deve ringraziare anche Sommer, perché ha tenuto comunque, diciamo, il risultato verso i 3 punti che poi hai portato a casa. Detto ciò, è inutile scrivere titoloni e rammaricarsi e dire il Napoli è fuori dalla lotta a scudetto. 6 punti saranno anche tanti, ma per come si sta svolgendo il campionato, soprattutto contro le piccole, noi abbiamo un problema con le piccole. Assolutamente sì, gli scontri diretti li giochiamo diversamente, anche. Però non è solo il Napoli a soffrire su determinati campi e con determinate squadre, non voglio nemmeno chiamarle piccole, ma determinate squadre, diciamo, da metà classifica in giù. Può sempre uscire una partita sbagliata, può sempre uscire un portiere che comunque si trova sulla linea di porta, sul colpo di testa di Buongiorno, che poi è centrale, però ti trovi comunque in posizione e la respinta non va a finire su nessun piede del calciatore del Napoli per ribadire in porta. Le occasioni le hai anche avute per buttarla dentro, ma non hai fatto più del dovuto, questo sì, anche perché praticamente le gambe probabilmente ti sono venute meno, visto ciò che hai speso contro l'Inter a San Siro. Sono incazzato? Assolutamente sì, perché poi il distacco diventa dal punto di vista visivo, e chi va a vedere la classifica, anche gli addetti ai lavori, gli stessi calciatori sia di Inter sia di Napoli, comunque ti può venire quella cosa, porca miseria, sono scappati un attimo. Ma il campionato per me è ancora molto ma molto lungo e ci sono anche le altre competizioni da giocare sia per noi che per loro, quindi le incognite sono sempre dietro l'angolo. Era una partita da portare a casa per legittimare la prestazione che hai fatto a San Siro, quello sì. Non è successo e non è successo. Cerchiamo di non fasciarci la testa più di tanto, anche se è grave come risultato dal punto di vista della classifica, però c'è il Sassuolo, cerchiamo di rimetterci in riga. 3 pareggi, 2 pareggi, perché quello di San Siro assolutamente è un pareggio, quello di ieri un pareggio legittimo, ma il pareggio con il Verona non era un pareggio, quelli sono 2 punti rubati
da chi in giallo fluo, o meglio da chi vestito dietro a un monitor ha voluto fare il fenomeno. Questa è la mia, tra virgolette, visione della partita, opinione della partita. Aspetto la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo poi nel prossimo video. Da qui a domani ci sono delle voci di calciomercato. Non ho diciamo messo in mezzo Lucca per quella rovesciata a fine partita dove tu in area di rigore tieni l'ultimo pallone, il penultimo pallone, diciamo potevi fare qualcos'altro al di là di una rovesciata che poi non ha portato praticamente a niente. E se sei un calciatore di Serie A, quelle situazioni devi leggerle diversamente. Tu calciatore sai benissimo che diciamo stai steccando con il Parma 0-0 e sai benissimo che alla fine del match sei entrato anche da pochissimo, molto lucido, gestita diversamente quella palla, ma mi auguro che arrivino offerte sia per Lang e sia per Lucca, ma non perché ho qualcosa contro i calciatori, ma per il semplice fatto che o ci mettete l'anima, più dell'anima, come hanno fatto tutti quanti, lo stesso Scott che già dopo 10 minuti, non so se l'avete visto, comunque non, diciamo, non camminava in maniera molto fluida, ma c'era un tantino di zoppichio, soprattutto alla gamba destra. Poi può darsi che sia solo una botta, sia la situazioni che sta recuperando e comunque gioca, ma ci sono calciatori che diciamo alzano l'asticella verso se stessi in primis e poi si mettono a servizio della squadra, quindi non possiamo dire altrimenti per quanto mi riguarda su Lang e Lucca. Vedremo se il mercato porti qualche cieco a fare un'offerta, soprattutto per Lucca, perché c'è questa situazione Arabia Saudita, scambio con qualcuno, ma ci arriviamo e con la situazione diciamo più chiara per quanto riguarda questa voce dall'Arabia Saudita per Lucca interverremo domani sul canale. Fatemi sapere la vostra, sempre Forza Napoli. Ciao.